Siamo a Corleone, un paesino in provincia di Palermo. È qui che il 16 novembre del 1930 nasce Salvatore Riina, figlio di contadini. Salvatore, chiamato da tutti Totò, alla sola età di 13 anni si ritrovò già capofamiglia, perché l'11 settembre del 1943 il padre di Totò, Giovanni Riina, trovò una bomba americana nelle campagne e per ricavarci qualcosa provò ad aprire la bomba ed estrarre la polvere da sparo. Ma la bomba esplose e il padre morì insieme al fratello Francesco. L'altro fratello, Gaetano, rimase gravemente ferito e Totò ne uscì illeso. 2 giorni dopo si svolsero i funerali del padre e del fratello nella chiesa di Santa Rosalia a Corleone. A detta dei partecipanti, quella fu l'unica volta che Totò venne visto piangere in pubblico. Da quel momento toccava a lui, in quanto figlio maggiore, occuparsi della famiglia. Ma la vita contadina non faceva per Totò. È proprio lavorando nei campi che Totò conobbe un altro ragazzo come lui, Bernardo Provenzano, sempre figlio di contadini. I Provenzano, a differenza di Riina, che avevano appezzamenti di terreno, lavoravano alla giornata. Al gruppo si unì anche Calogero Bagarella, amico di infanzia di Binnu. Anche lui lavorava per portare il pane a casa. E tutte e tre decisero di cambiare vita. La loro nuova vita iniziò quando il dottor Michele Navarra divenne il nuovo capomafia di Corleone, prendendo il posto del vecchio capomafia, Don Calogero Robue. I tre giovani attirarono l'attenzione di Luciano Liggio e tutte e tre insieme e ad altri giovani vennero reclutati da Navarra e presi sotto la guida di Lucianeddu. Erano diventati presto l'elite criminale del boss corleonese. Si occupavano di furto di bestiame, viti tagliate, macellazione clandestina e all'incendio di masserie. Nella notte tra il 10 e l'11 marzo del 1948 venne ucciso Placido Rizzotto, sindacalista e segretario della Camera del Lavoro di Corleone. Per questo omicidio fu accusato per 3 volte Luciano Liggio, ma fu assolto per insufficienza di prove. Ma in questo omicidio sarebbe comparso molte volte anche il nome di Totò, e in un rapporto dei servizi segreti che si sosteneva che il primo delitto eclatante che vede coinvolto Riina fu proprio quello di Placido Rizzotto nel 1948, in collaborazione con Luciano Liggio. Il 13 maggio del 1949 Totò uccise Domenico Di Matteo, un contadino del paese. Fu arrestato e condannato a 12 anni di carcere e trasferito al carcere del Lucciardone di Palermo. Di questi 12 anni ne scontò la metà, uscendo in libertà provvisoria il 19 settembre del 1955. Nel frattempo i rapporti con Navarra erano peggiorati e alle elezioni politiche del 1958 i corleonesi di Liggio puntarono tutto sul candidato numero 1 della PLI. I corleonesi di Liggio avevano fiutato questo affare di questa diga che si doveva costruire a Corleone e non volevano farselo sfuggire. Ma Navarra era contrario alla costruzione della diga e usò tutto il suo peso politico per fare eleggere 3 candidati democristiani: Bernardo Mattarella, Franco Restivo e Calogero Volpe. Ma ad avvelenare ancora di più il clima furono anche i ripetuti furti e danneggiamenti di Liggio e i suoi ai possedimenti di terreno di Navarra. Quindi cominciarono gli scontri a fuoco tra i corleonesi di Liggio e gli uomini di Navarra. Il 2 agosto 1958, verso le 3 del pomeriggio, 7 killer armati di mitra e pistole trivellarono con 124 colpi la Fiat 1100 sulla quale viaggiava il dottor Michele Navarra col medico Giovanni Russo, tra cui 92 colpi furono sparati sul corpo di Navarra. Gli uomini di Navarra, rimasti senza capo, volevano vendicarsi, ma i corleonesi gli tesero un'imboscata. Quindi, eliminati anche gli uomini di Navarra, Liggio e i suoi presero il comando di Corleone. Dopodiché si diedero alla latitanza e sbarcarono a Palermo per presentarsi ai capi mafia della città. Il primo ad accoglierli fu Salvatore La Barbera, rappresentante della famiglia Palermo Centro. I corleonesi eseguivano piccole cose alla Barbera in cambio per la copertura della latitanza. Il 26 dicembre 1962 andò in atto la prima guerra di mafia.
Calgidonio di Pisa fu ucciso in piazza Principe in Camporeale a Palermo da 2 killer che gli spararono addosso. Poco dopo furono attaccati altri membri della famiglia di Pisa. E la reazione non si fece attendere. Il 17 gennaio 1963 Salvatore La Barbera improvvisamente sparì. La sua Giulietta color ghiaccio fu ritrovata 6 giorni dopo nelle campagne nella provincia di Agrigento, con le chiavi nel cruscotto, le portiere aperte e la carrozzeria senza un graffio. Anni dopo si venne a sapere chi era stato a mettere le famiglie l'una contro l'altra. Era stato il boss, Michele Cavataio. E il 10 dicembre 1969 un comando di killer, tra cui i corleonesi, irruppero negli uffici del costruttore Moncada, in viale Lazio 108 a Palermo, covo del boss, Michele Cavataio, che venne ucciso nel conflitto a fuoco, e nel conflitto morì anche Calogero Bagarella. Nel periodo successivo i capi mafia sopravvissuti alla prima guerra di mafia crearono la nuova commissione di Palermo, in cui entrarono anche i corleonesi, capitanati da Ligio. Ma dopo poco tempo Ligio fu arrestato, quindi Totò Riina prese il posto come reggente della cosca di Corleone e prese anche il posto nella commissione. È qui che Riina cominciò a maturare l'intenzione di arrivare a capo della cupola. Il 5 maggio del 1971 venne ucciso il procuratore capo Pietro Scaglione dei Corleonesi, primo omicidio volontario di un esponente dello Stato, il primo attacco diretto al cuore delle istituzioni. Riina, nel mentre, cominciò a mettere in atto anche il suo piano per arrivare proprio a capo della cupola. Riuscì a conquistare 2 preziosi alleati nella provincia di Catania e nella provincia di Caltanissetta, Benedetto Santapaola detto Nitto per Catania e Francesco Madonia per Caltanissetta. Il primo mirava a prendere il posto di Pippo Calderone e il secondo a quello di Beppe Di Cristina. Nel mentre Riina aveva anche acquisito un altro potente alleato, Michele Greco, e fu grazie a lui che seppe la proposta di Di Cristina durante l'abituale riunione delle famiglie, in cui si parlò di far fuori lui e Provenzano, considerate schegge impazzite e che portavano solo guai a Cosa Nostra. Il 21 novembre del 1977 fu organizzato l'omicidio di Beppe Di Cristina, ma i sicari sbagliarono e uccisero la sua guardia del corpo. La reazione del boss di Cristina fu duplice. Prima si recò dai poliziotti, a cui passò molte informazioni riguardo ai corleonesi, e dall'altra progettò un complotto con Pippo Calderone ai danni di Riina, cercando di scatenare l'ira di Stefano Bontate contro Madonia. Ma il piano fallì e l'8 aprile 1978 i 2 boss fecero di testa loro e uccisero Francesco Madonia, lo storico alleato dei corleonesi. Il 30 maggio 1978 a Palermo, per mano di 2 killer, venne ucciso il boss Giuseppe Di Cristina e l'8 settembre 1978 fu ucciso Pippo Calderone, sempre dei corleonesi. L'eliminazione di questi 2 capi mafia fu il preludio della cosiddetta seconda guerra di mafia. Mentre le famiglie palermitane erano impazzite per i piccioli del narcotraffico, Riina, avendo anche alleati dentro le famiglie palermitane, cominciò a progettare l'omicidio di Stefano Bontate, che morì il 23 aprile del 1981 mentre si trovava a bordo della sua Giulietta 2000, fermo a un semaforo. Poi toccò a Salvatore Inzerillo, che venne ucciso l'11 maggio del 1981. Nel 1981 i morti furono più di 500 e nel 1982 altri 500 furono uccisi. Nel mentre Buscetta scappò in Brasile e Riina sterminò gran parte della sua famiglia. Ma nella furia omicida di Riina non mancavano neanche gli uomini dello Stato. Il primo a cadere fu Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana a Palermo, ucciso il 19 marzo del 1979. Poi toccò a Boris Giuliano, capo della squadra mobile di Palermo, il 21 luglio del 1979. Il 25 settembre del 1979 morì Cesare Terranova, tornato a Palermo dopo 2 anni, perché aveva ottenuto il ruolo di giudice istruttore. Il 6 gennaio 1980 fu ucciso Piersanti Mattarella, presidente della Democrazia Cristiana. Il 30 aprile 1982 toccò a Pio La Torre
e pochi mesi dopo, in un attentato, morì Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il 3 settembre, nominato prefetto a Palermo, e nel 1983 morì Rocco Chinnici. E Riina era anche diventato il capo dei capi. Aveva riorganizzato le famiglie delle province e si era anche impadronito del business del narcotraffico, da cui era stato tagliato fuori anni prima dalle famiglie. Buscetta, ancora in Brasile in stato di arresto, fu estradato in Italia e iniziò a collaborare col giudice Falcone. E così ebbe inizio il maxi processo, in cui partirono ergastoli per tutti, e per Rina fu come una doccia fredda. Ma i suoi avvocati e i suoi amici politici lo avevano rassicurato, dicendo che alla fine il processo si sarebbe perso per strada, ma così non fu. Di fatto non si aggiustò nulla, come pretendeva Riina, e tutte le promesse fatte dai suoi amici politici, a partire da Salvo Lima, furono false. Il 30 gennaio 1992 la Cassazione confermò a tutti le condanne con una sentenza che avrebbe fatto la storia. Totò così dichiarò guerra allo Stato italiano e il primo a morire fu proprio Salvo Lima, come avvertimento a un altro politico italiano. Il 23 maggio morì nella strage di Capaci il giudice Giovanni Falcone e il 19 luglio, 57 giorni dopo, morì anche Paolo Borsellino, che ovviamente stava indagando sulla morte di Falcone. Tra giugno e ottobre del 1992 iniziò la trattativa Stato-mafia per porre fine a tutte queste uccisioni e Riina come risposta aveva consegnato il papello con le sue trattative che riportava. Ma non servì a nulla. Nel gennaio del 1993 fu arrestato Baldassar Di Maggio e disse dove precedentemente si incontrava con Riina. Quindi, dopo varie indagini, Di Maggio riconobbe la moglie di Riina uscire dal complesso di villette di via Bernini 54. Riina venne arrestato insieme al suo autista Salvatore Biondino il 15 gennaio del 1993. Fu condotto al carcere d'Opera, condannato al 41 bis e a scontare 26 ergastoli, e morì il 17 novembre del 2017. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un like e noi ci risentiamo alla prossima. Ciao!